Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Miur, ragazzi, oggi sono portatori di belle notizie. Fredde ma belle, mettiamola così. Ragazzi, parliamo di una novità assurda per il periodo natalizio e anche per l'Epifania, in quanto appunto troveremo 4 stupendi premi. Scopriremo anche come appunto ottenerli, ma prima di iniziare, ragazzi, iscrivetevi al canale perché è molto importante per me e soprattutto è grazie a voi se io porto avanti questa serie di video, in quanto appunto mi vengono richiesti, vedo che c'è appunto un interesse particolare e quindi io ve ne sono sempre grato. È sempre più bello che la nostra community diventa più grande. Qui sotto vi metto il Discord dove potremo giocare, parlare, organizzare eventi, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi e andate qui sotto sul link. Ora, per quanto riguarda, ragazzi, la Winter Quest, quindi per la sfida invernale, ci sono questi bellissimi 4 premi. Andiamo per ordine. Ci sarà il Fine 298D, aereo francese idrovolante precisamente, di Era 1, quindi praticamente un aereo premium. Questa cosa va da notare, in quanto sarà un aereo premium che molto probabilmente vi servirà per sviluppare, per chi non ha mai utilizzato l'aeronautica francese, sarà un metodo per appunto sviluppare molto più velocemente sicuramente l'aeronautica francese. Non abbiamo informazioni inerenti a questo aereo in quanto ci verranno rilasciate detto da War Thunder più in là. Il secondo mezzo d'aria, che è quello che io non aspetto altro, è il Tornado IDS Marine Flieger. Ragazzi, non so se l'ho pronunciato bene, perdonatemi, scrivetelo nei commenti per come si pronuncia. Allora, ragazzi, parliamo del Tornado. Sappiamo già che verrà rilasciata una versione nella nazione della Gran Bretagna. Ovviamente sarà il Tornado GR1. Ma in più con questo evento verrà rilasciato il Tornado IDS. Ragazzi, parliamo di appunto un aereo praticamente identico al GR1, se non per piccole modifiche nel senso a livello di armamento. Infatti questo aereo è indirizzato proprio per l'attacco a navi veramente diciamo ben corazzate. Infatti verranno introdotti, oltre i classici armamenti aria-aria e con bombe, anche dei missili antinave, in questo caso gli AS-34 Cormoran. Parliamo di missili veramente che già un missile basta e avanza per far saltare molto probabilmente una portaerei. Nel dubbio ne sparate 2, anche se l'aereo ne potrà portare ben 4, ragazzi, quindi sicuro potrete fare una strage. Appunto, conosciamo benissimo il Tornado in quanto ha un grandissimo carico utile, geometria variabile e soprattutto supersonico. Per il resto, ragazzi, è un aereo tale e quale al GR1, quindi con una coppia da 27 mm e poi ovviamente missili AIM-9D o L, quindi parliamo di un aereo che tutto sommato è molto simile a quello della Gran Bretagna, ma con qualche piccola modifica a livello di armamento. Lo scopriremo poi anche a livello di prestazioni, ma penso sia qualcosa di minimo proprio. Questo è il Tornado, ragazzi, so che molti lo stanno bramando e infatti non vedo l'ora che arrivi. Terzo premio sarà il T80 UM2. Ragazzi, parliamo di appunto un mezzo che è già ben presente nel Tech Tree russo, ma in questo caso con delle modifiche a parer mio molto importanti, come il Black Knight, quindi come il carro a top tier che troveremo nella Gran Bretagna, che ha una protezione attiva e non si intende per quelle reattive, quindi quelle dove c'è un colpo che arriva in vicinanza o un razzo che arriva in vicinanza, in contatto con la piastra, che salta. No, qui parliamo di un sistema attivo, quindi come quello del Black Knight, quindi sono delle contromisure che si applicano, si attivano in maniera automatica nel momento in cui c'è un missile in prossimità appunto del carro. L'unica pecca è che appunto questo sistema di difesa va soltanto a coprire a 180 gradi la sezione anteriore del carro. Purtroppo la sezione posteriore è scoperta di questo sistema di difesa. Per il resto è un T80 tale e quale al precedente, probabilmente con una corazzatura reattiva sia sulla sezione frontale che sulla sezione laterale, ma non per intero il lato, soltanto per la prima
prossima sezione. Quindi parliamo appunto di un carro tutto sommato molto più tecnologico a livello di difesa. Per il resto ragazzi è un T80 tale e quale, quindi io consiglio sempre di avere un carro in più nel Tech Tree, perché non fa mai male. Quarto e ultimo appunto dono che ci dà la War Thunder sarà appunto la USS Newport. Parliamo di un incrociatore pesante, e in questo caso appunto con un armamento che va dai 203 mm addirittura fino a con una cintura di 152 mm, quindi ha sia un'ottima blindatura ma soprattutto un ottimo armamento, velocità 61 km/h per appunto in miglia nautiche sarebbero 33 nodi, quindi veramente non male. Tutto sommato parliamo veramente di una fortezza che galleggia, perché è veramente fortissima come nave, soprattutto per chi è amante in questo caso di battaglie navali. Questo sarà praticamente una delle navi più ambite, quindi vi consiglio di ricercarlo. Tutto sommato ragazzi parliamo di mezzi che sono veramente fortissimi e non vedo l'ora di iniziare. Parliamo che questo video lo sto registrando il 17 sera, quindi probabilmente domani lo vedrete, ecco, no, 17 16 notte, ecco, che uscirà il 17, quindi oggi praticamente ragazzi. Come ottenere questi mezzi? È una cosa molto importante ragazzi, sapere che sarà più difficile ottenere il Tornado e appunto il carro e la nave che appunto ovviamente l'idrovolante. Ovviamente sarà uno dei, è brutto dirlo, però sarà uno dei premi meno ambiti molto probabilmente. Allora, come iniziare? Partiamo dall'idrovolante, che basta fare soltanto delle attività, quindi delle battaglie aeree, e solo ragazzi battaglie aeree. Ovviamente potrete distruggere obiettivi di terra, l'importante è fare più punti possibili. Sicuramente avrete 10 obiettivi, 10 stelle da completare entro massimo 1-2 giorni probabilmente. Entro quei 2 giorni voi dovrete completare quei 15-20 mila punti, che tutto sommato con un certo impegno ragazzi è anche facile, non è diciamo una cosa impossibile. E quindi ogni 20.000 punti vi daranno una stella. Una stella dura all'incirca 2 giorni, quindi infatti facendo due conti dal 20 al 9 in teoria sì, ce la dovremmo fare a livello di tempistiche. L'importante ragazzi è non fare tutte e 10 le stelle, ma almeno ad arrivare a 8, perché così vi potrete accaparrare appunto il premio. In questo caso, arrivando già alla quarta stella, avrete l'aereo francese, e quindi il Late 298D. Ovviamente poi ogni stella ha con sé un piccolo premio. Ovviamente arrivando all'ottava, e quindi avrete il Tornado IDS. In questo caso il coupon non può essere venduto. Ci avvisano che non può essere venduto. Subito dopo avremo alla nona e alla decima sia degli upgrade a livello di Tornado e anche dei coupon, e soprattutto una bella mimetica che non fa mai male. Per lo stesso per i carri ragazzi, quindi battaglie terrestri, fare tanti punti, quindi uccisioni con i carri. Non ve le contano purtroppo le kill aeree, quindi dovrete fare solo unicamente kill con mezzi di terra. E in quel caso appunto, cioè se utilizzate un'antiaerea per battere un aereo, quello ve lo conta ovviamente. Per quanto riguarda appunto, quindi arrivando all'ottava stella, avrete il T80 UM2, e ovviamente nona e decima stella stesso fatto del precedente, quindi camouflage e soprattutto degli upgrade con dei coupon. Stessa roba per la nave, quindi arrivando all'ottava stella avrete la USS Newport, e poi nono e decima stella avrete sia degli upgrade, quindi con dei coupon, e anche una camouflage. Ragazzi, tutto sommato è abbastanza semplice e intuitivo come ottenere questi mezzi. Ci sono anche dei trofei aggiuntivi, come ovviamente ogni volta che voi avrete aperto diciamo un pacchetto, in questo caso si parla della ghiacciaia e della chiave onnipotente,
forse un nome più semplice lo potevano dare. Semplicemente uno costa 10.000, che sarebbe la ghiacciaia, e 50.000 la chiave onnipotente. Uno è associato all'altro, quindi comprate prima uno poi l'altro, e dopodiché si sblocca un premio. In questo caso il premio può essere tra i 50 e i 100.000 leoni, booster di argento di esperienza, backup, giorni premium, mimetiche, quindi camouflage, o addirittura scommesse, ordini casuali. Quindi diciamo che tutto sommato, insomma, se volete, è praticamente simile, se non per dire identico, alla Summer Quest, ragazzi. Quindi abbiamo già visto questa serie di come dire, di scommesse, ecco, stagionali. Per il resto, ragazzi, c'è anche il trofeo di Capodanno, quindi in questo caso, se voi avete a disposizione un ottimo patrimonio da investire anche in Aquile d'Oro, in quel caso potrete appunto acquistare questi trofei. È un po' più complicato questo sistema di premi, in quanto loro ti danno, per renderla semplice, se voi spendete 6 euro in Aquile d'Oro, in questo caso la probabilità che troverete un premio che sia dello stesso importo ma allo stesso tempo anche superiore, quindi una volta e mezza, è molto probabile. Ovviamente War Thunder ce lo va a spiegare in come funziona il trofeo di Capodanno per le Golden Eagle. Quindi io ovviamente non dico che non mi fido, però ovviamente se non lo faccio non ci credo, quindi se non vedo non credo. Per il resto, ragazzi, ovviamente la serie di trofei, quindi di premi, è una lista lunghissima. Se inizio a leggerla non la finiamo neanche a Capodanno o all'Epifania, quindi è bella sostanziosa, ecco. Per quanto riguarda appunto, ragazzi, la data, come già detto, è il 20 dicembre, quindi alle 11 del mattino inizia questa stagione invernale e finisce il 9 gennaio. Quindi, ragazzi, già dal primo minuto, se avete modo, iniziate a battere il ferro finché è caldo, perché poi ogni volta che voi non superate una stella la potrete acquistare a 999 Golden Eagle. Quindi in realtà è sempre possibile poter raggiungere l'obiettivo, però ovviamente pagando. Quindi tutto sommato, ragazzi, è abbastanza intuitiva questa Winter Quest, e ovviamente avrete anche delle piccole calcomanie, tipo la Secret Santa, quindi vabbè, piccole cose, decorazioni, orologio a cucù, mulino di Natale o una donnina vicino a un aereo, insomma piccolezze. Ragazzi, io spero che vi piaccia questa Winter Quest, io non vedo l'ora, e soprattutto ci vediamo presto, molto presto, in un prossimo video. Soprattutto iscrivetevi, che vi vedo lì, che guardate, il 98% di voi guarda i miei video ma non è iscritto, ragazzi, è assurdo, è assurdo. Vabbè, buonanotte, ragazzi.